Salve a tutti, io sono Roberta e oggi siamo qui per un nuovo video pagano che finalmente riesco a fare perché ho già saltato 2 Sabbath e quindi mi sentivo troppo in colpa a saltare anche il terzo. Cosa si festeggia oggi, 1° agosto, secondo la ruota dell'anno delle streghe? Si festeggia Lunasa o Lamas, dipende dalle tradizioni, sono 2 feste separate ma a cui ci arrivo dopo. Cos'è in generale questa festività? E voglio specificare che quando parlo della festività odierna userò i nomi in modo intercambiabile. L'Amas si festeggia il 1° agosto, ovvero quella data che si pone in mezzo ai 2 Sabbath, diciamo, principali perché sono riferiti a una vicenda astronomica, ovvero il solstizio d'estate, l'Aita, e l'equinozio d'autunno, Mabon. Inoltre Lunasa è il primo dei 3 Sabbath del raccolto. Infatti il 1° agosto, il 21, 22 e 23 settembre Mabon e poi il 31/1 novembre Samhain. Qual è però l'origine di questa festività? L'origine parte da Lunasa, che non credo che sia la corretta pronuncia, ma è la cosa che più si avvicina alla vera pronuncia. È una festa gaelica, celtica, che onora il dio Lu, ovvero il dio del sole. In realtà, più che il dio del sole, onora la madre dello stesso. Infatti, questa divinità veniva rappresentata, diciamo, come la natura che si sacrifica per l'uomo, per sfamare l'umanità. Quindi possiamo pensare tipo al grano, visto che è la festa del raccolto, che viene tagliato, messo e diventa appunto cibo per l'uomo. Il dio Lu, appunto secondo la tradizione, organizzava delle festività funebri simili alle Olimpiadi dell'antica Grecia, quindi dei giochi olimpici funebri, diciamo. Questa cosa appunto veniva ricordata con anch'esso dei giochi olimpici che le persone organizzavano, ma anche con una pagnotta a forma di dio che veniva posta sull'altare, offerta al dio simbolicamente e poi mangiata dai credenti. Inoltre veniva sacrificato un bue. Successivamente, con l'evoluzione del popolo e la diffusione della cultura, questa tradizione arrivò anche in Inghilterra, nella popolazione anglosassone, e diventò l'Amas, che letteralmente è pagnotta, la festività della pagnotta. E appunto, quindi sì, il filo conduttore è la celebrazione del primo raccolto, che può essere inteso come grano, quindi le pagnotte, ma anche i primi frutti, come le prugne, mi viene in mente per i paesi anglosassoni. Successivamente questa festa venne poi traslata sempre nella cristianità e il pane non veniva più offerto a Lu, ma al dio cristiano. Inoltre, con l'introduzione della cristianizzazione, eccetera, eccetera, questa festività venne traslata anche a livello di date. Infatti, se per la civiltà gaelica Lunasa era il 1° agosto e la festività dava il nome al mese e non il contrario, adesso si festeggia un po' quando vuoi tu, nel senso che alcune persone, alcune popolazioni lo festeggiano la prima domenica di agosto, alcuni la domenica prima, alcuni il giorno della luna piena più vicina al 1° agosto, altri invece scelgono la luna nuova, altri semplicemente prendono le 2 date del solstizio e dell'equinozio e prendono la data centrale, quindi magari quest'anno dovrebbe essere il 6 o il 7 se non sbaglio, altri invece mantengono la data tradizionale dell'1, quindi semplicemente è una festività che oggi come oggi è un po' caotica, sia nella data, sia nel modo di celebrazione, sia a risalire alle origini, perché qualcuno dice no, viene prima l'Amas, alcuni Lunasa, alcuni il nome non è nemmeno quello, niente, lasciamo stare. Secondo la Wicca le 2 sono coincidenti, infatti usano il termine in maniera intercambiabile, è un po' un bordello. A livello personale, ma proprio personale, non è una cosa che tutte le streghe pensano, come ogni festività che non è, diciamo, collegata a un evento astronomico come il solstizio degli equinozi, io non mi sento molto legata. Soprattutto perché in Italia il 1° agosto non vuol dire nulla, perché il grano viene messo prima, le viti si raccolgono a settembre,
Quindi non mi sento molto appunto legata a questa festività e non sono così tanto gioiosa nel parlarne o nel festeggiarlo. Sì, lo festeggio, ma in maniera diversa, diciamo. Però, appunto, se volete festeggiarlo, un paio di consegne, linee guida per festeggiarlo. Innanzitutto, ovviamente, visto che la trama che conduce queste festività è il grano, ovviamente sarebbe utile cucinare del pane o dei prodotti dolciari legati alla farina. Un'altra cosa che si può fare è andare in giro nei frutteti e raccogliere la frutta, appunto per festeggiare il raccolto, e poi magari cucinare qualcosa, che può essere il gelato semplicemente, che si può ottenere banalmente congelando la frutta e poi frullandola. Non c'è neanche bisogno di aggiungere il latte volendo, ma anche facendoci tipo delle torte di frutta, delle crostate. Inoltre, sì, ovviamente come tutti i Sabbath, purificarsi, mettere fuori i propri cristalli, connettersi con l'energia della natura, ma c'è anche una piccola tradizione che consiste nel raccogliere le spighe di grano e farci tipo delle coroncine, non coroncine, delle decorazioni, a volte anche delle bamboline. Oppure fare gli smudge, che sono dei, come si può dire, dei bouquet di salvia e altre erbe con scopi purificativi, che poi vengono fatti seccare per una settimana o due e utilizzati per appunto purificare gli ambienti o le persone. In generale, come consiglio moderno, andare al mare, godersi l'acqua salata, che aiuta a purificare, e divertirsi, perché queste feste sono fatte per divertirsi. Ovviamente cercate di meditare, di cogliere la festività per uno stimolo di crescita, sentirvi più vicini al mondo della magia, perché in queste giornate ci si sente più vicini alla natura. E detto ciò, io avrei anche finito con questo piccolo sclero pagano, e se siete interessati all'argomento magia, vorrei fare anche dei video per spiegare la magia alle persone scettiche. Lascio qui sopra un mini sondaggino per vedere se siete interessati, e vi ringrazio soprattutto per le views e il supporto che avete dato agli ultimi video. Alguno è arrivato anche a 1000 views. Sono veramente veramente felice, grazie mille per tutti i commenti, mi piace, le condivisioni, eccetera eccetera eccetera. E nulla, vi ringrazio come al solito per il supporto e il supporto soprattutto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao bimbi belli! Gnafo!